Ma chi te lo fa fare? Intanto vi mostro questa, la medaglia da finisher dell'Ironman 70.3, non ve l'avevo ancora fatta vedere. Bella, ma non è per questo che l'ho fatto. Buongiorno a tutti. Allora, oggi voglio rispondere all'altra domanda che da quando ho iniziato questo percorso mi avete rivolto veramente in tanti, anzi tantissimi. Direi che è una domanda che vi siete fatti tutti, compreso me stesso ovviamente. È una domanda molto semplice. Ma chi te lo fa fare? Ecco, la risposta non è assolutamente semplice, non è banale, è articolata e scopriamo di che cosa si tratta. Allora, nell'alpinismo si dice che è bello il percorso per arrivare in vetta, non tanto arrivare in vetta, ma ve lo faccio dire da lui. Contava la strada, la via sulla cima e non il punto più alto. L'altra cosa che vi posso dire è che allo stesso modo spesso è bello il viaggio per arrivare in un luogo, è bello trovare degli ostacoli, è bello mettersi in gioco, è bello fare tutta una serie di attività che ti portano a riuscire a raggiungere un certo obiettivo. Quello che è stato bello è stato questo percorso, è stato condividerlo con voi, è stato alzare l'asticella sia fisica che mentale a un livello che volevo raggiungere. Il bello è stato il percorso che ho fatto con questo Ironman 70.3, è stato la nutrizione, lo sport, gli allenamenti, scoprire tante cose che non sapevo. Tra le varie cose che mi sono state chieste c'è stato qualcuno anche che si è preoccupato: ma chissà se fossi diventato matto a fare quello che facevo, se fossi rincitrullito, rincretinito, insomma. Però posso dirvi una cosa, poi sono proprio quelle persone che mi hanno chiesto che cosa fare per il mal di testa, per il mal di collo, per il mal di schiena, ma che cosa... Tu che sei un esperto, no? Mi hanno detto che cosa potrei fare per sistemare un po' la mia questione fisica. Ecco, è una cosa che io consiglio di fare a tutti, però. Trovatevi una sfida, trovatevi uno sport, trovatevi un'attività fisica che vi faccia piacere fare e fatela. Piazzate un obiettivo per qualcosa che oggi pensate che non sia raggiungibile, ma magari sì. Io non sono né un medico, né un allenatore, né un nutrizionista. Quello che vi posso dire è che per me ha funzionato. Io, da quando ho iniziato a fare questo percorso, mi sono sentito meglio, mi sveglio più energico, ho più energia per fare durante la giornata tutte le attività e sono più efficace al lavoro, mi sento più sveglio e posso dirvi una cosa, è come se mi si fosse snebbiata la vista, digerisco tutto benissimo, non ho quel senso di affaticamento, non mi pesa fare le cose, è proprio, mi sento un'altra persona, è il meglio. Quindi veniamo ai motivi principali che mi hanno spinto a fare questa cosa. Ma perché lo fai? Allora, il primo motivo che vi posso dire è per stare meglio sia mentalmente che fisicamente. Lo sappiamo dai tempi dei Romani, che ce l'hanno scritto, che ce lo stanno tramandando. Mens sana, in corpore sano. Mente e corpo sono uniti in un'unica entità che siamo noi, per cui per stare bene mentalmente occorre stare bene anche fisicamente. Le due cose sono strettamente correlate tra di loro. Secondo motivo è mettere in discussione le mie prestazioni sportive. Volevo verificare che alzando l'asticella sarei riuscito a fare molto di più rispetto a quello che ho sempre fatto nella mia vita. E onestamente, per uno che non ha mai fatto agonismo, non ha mai fatto sport di endurance, non ha mai fatto gare, non ha mai fatto niente, ma che ha sempre praticato un leggero sport, diciamo, mettiamola così, fosse possibile in 4 mesi riuscire a fare un 70.3 senza nessun problema. E l'ho fatto addirittura con un tempo che per me è un tempo di tutto rispetto. Magari per voi a casa direte: ah, sei un brocco, fai cagare, fa lo stesso. Per me 5 ore e 37 minuti per fare una prova così difficile è un risultato di tutto rispetto, ve l'assicuro. Terzo motivo era distruggere completamente, definitivamente, la diagnosi di protesi al ginocchio che mi era stata fatta. Non so se vi ricordate, nel primo episodio ho raccontato tutto. A seguito di un incidente in moto ho avuto una condropatia estremamente grave, mi avevano detto di non fare sport, si è aggravata la situazione fino a non riuscire più a salire le scale e camminare zoppo e con dolori ovunque, non dormivo più bene. L'ortopedico, gli ortopedici più di uno, mi dissero che l'unica situazione per me accettabile era quella di mettermi una protesi al ginocchio. Io gli dissi: ma se faccio sport cosa mi succede? Loro mi dissero: a tuo rischio e pericolo, sarà peggio per te perché ti opererai prima. Allora dissi: va bene, accetto la sfida. Ed eccomi qua, ho fatto un Ironman 70.3 in 5 ore e 37 minuti quando avrei dovuto mettermi una protesi al ginocchio. Lascio a voi i commenti.
L'altro motivo per cui ho voluto fare questo percorso era quello di imparare cose nuove. Come dicevamo all'inizio, il percorso è la cosa fondamentale. Questo percorso mi ha permesso di capire come funziona l'alimentazione dell'essere umano. È qualcosa che mi ha sempre interessato, ma in questo periodo ho studiato veramente tanto, ho capito come funziona la composizione corporea, come si può fare per migliorarla, come riuscire a dosare bene tutti gli ingredienti per pranzo, cene, colazioni, merende e riuscire ad ottenere il massimo dal nostro DNA, dal nostro corpo, dalla nostra fisicità. Ecco, l'alimentazione è una di quelle cose su cui ho imparato tantissimo in questo periodo. Sono riuscito a perdere 14 kg di grassi, è un risultato che non avrei mai detto che sarei riuscito a raggiungere. D'altra cosa, ho imparato tantissimo sugli allenamenti. Ho capito, ad esempio, come raccontavo nella puntata precedente, che gli allenamenti ad alta intensità, ripetute ad alta intensità, fanno molto di più con un breve tempo di allenamento rispetto ad allenamenti molto lunghi a media-alta intensità. È chiaro che se uno avesse tempo dovrebbe farli entrambi, ma con le poche ore a disposizione che abbiamo al giorno d'oggi, tra lavoro, hobby, famiglia per chi ce l'ha, eccetera, il tempo è sempre molto poco, per cui è chiaro che capire come ottimizzare i propri allenamenti era un'informazione per me estremamente utile, e quindi lascio il lungo del weekend a bassa intensità e durante la settimana mi concentro sull'alta intensità, ripetute, allenamenti specifici per fare cose molto, molto mirate. Ecco, quindi mi porto a casa un bagaglio culturale su come funzioniamo. E veniamo all'ultimo motivo, il motivo principale per cui ho aperto il canale su YouTube. Io ho proprio fatto questo canale, l'ho voluto tantissimo per condividere le cose belle che riesco a trovare nel mio percorso di vita, che siano arrampicate su particolari ferrate, monti, o cicloescursioni su percorsi molto belli, o un percorso sportivo, una gara, un allenamento particolarmente bello, intenso, che mi ha dato dei risultati e delle soddisfazioni. Lo volevo condividere. Volevo anche dare a qualcuno la speranza che, se si fosse trovato nella mia stessa situazione di qualche anno fa, con un problema al ginocchio che apparentemente sembrava irrisolvibile, volevo dargli la speranza che forse c'è una strada alternativa, forse c'è una soluzione per il tuo problema. Però ecco, cerca una soluzione, non lamentarti, non abbatterti, non deprimerti, cerca una soluzione, perché c'è sempre una soluzione a tutto. A poche cose non c'è soluzione, sappiamo quali sono. Ecco, il motivo principale che mi farebbe tanto piacere sapere, se anche soltanto uno di voi, guardando i miei video, ha preso la bicicletta e si è andato a fare un giro, è andato a correre, è andato in piscina, è andato ad arrampicare, è andato a farsi una camminata, un'escursione, un giro, una nuotata, qualsiasi cosa. Ecco, quello è per me la più grande soddisfazione che posso avere. Ditemelo, scrivetemi. Per cui, se qualcuno di voi ha alzato il culo dal divano grazie a me, fatemelo sapere. L'idea è proprio questa. È proprio quella di dire a tutti: se ci sono riuscito, che ero in una situazione abbastanza problematica, pesavo più di 100 kg, avevo una condropatia grave in cui c'avevo un buco nella cartilagine, le ossa si toccavano, c'erano problemi, sentivo scrocchiare il ginocchio, non riuscivo a camminare. Se io, con queste condizioni di partenza, senza mai aver fatto gare, senza mai aver fatto niente di agonistico, sono riuscito a fare la traversata dello Stretto di Messina a nuoto, la mezza maratona di Roma Ostia, sono riuscito a salire in bici sulle 3 cime di Lavaredo e le Alpi di Susi senza nessun problema. Ho fatto anche l'Ironman 70.3 io. Se ci sono riuscito io, allora a maggior ragione ci riuscirete anche voi. Credetemi, si tratta soltanto di alzare il culo da quel divano e andare a correre. Quindi andate a correre oggi, perché per riposarsi c'è l'eternità.